Buondì a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Nina e oggi vi porto un video dedicato a quello che ho acquistato durante il periodo dei saldi. Direi di iniziare. Ok, direi di iniziare con quello che ho trovato di beauty, insomma, per quanto riguarda il make-up. E diciamo che la maggior parte delle cose le ho trovate da OVS. Ok, per prima cosa diciamo che sono andata subito puntata su questa cosa qui perché l'avevo finita e sto parlando in questo caso del Eye Primer, il primer per gli occhi. E ho trovato questo qui da OVS che è della Wet n Wild e devo dire che mi ci trovo molto bene perché non è un primer trasparente, è colorato e devo dire ha un tono di pelle molto simile al mio, quindi rimane molto sul nude. Io l'ho testato e devo dire che effettivamente mi fa durare abbastanza l'ombretto. Questo qui è l'eye primer e questo è il flaconcino del prodotto. L'unica pecca che trovo di questo eye primer è che ha un odore un po' strano, un po' di chimico se vogliamo, però devo dire che fa il suo lavoro tutto sommato. Questo l'ho preso anche perché le mie spugnette se ne stanno andando a benedire. Ho preso una spugnetta di Essence, trovata sempre da OVS, e questa qui è la spugnetta in questione. Come potete vedere è a forma di goccia per andare diciamo a sfumare nelle zone vicino al naso e sotto gli occhi, e la parte sotto tonda per le parti più grandi del viso. È anche molto morbida. Mi serviva un'altra spugnetta perché quelle che ho si stanno deteriorando e quindi bella lì. Poi da notare nella confezione originale, guardate che carina la spugnettina che davanti la confezione ha disegnata sopra una faccina molto carina. Bellina, like la spugnettina che è lei. Successivamente sono stata, diciamo, incuriosita da questi. Sì, sempre li ho trovati da OVS nel reparto di Essence. E questi sono dei lip gloss, quindi in teoria questi sarebbero per le labbra. Sono Metal Shock Lip Paint. E c'erano di questi tre colori, io li ho presi tutti e tre perché mi piacevano, sono un po' eccentrici, però secondo me possono essere carini anche usati per fare tipo ombretto colore viola, marrone quasi diciamo verde militare, blu elettrico. Ok, prossimo. Queste tre cose invece non le ho trovate da OVS, ma le ho prese da Kiko perché c'era l'offerta, c'era una bella offerta sulle matite labbra fino a qualche tempo fa, e siccome le mie matite labbra si stanno consumando quasi tutte, ho deciso di prenderne tre. Ho deciso di prendere la 301, la 305 e la 316. Andiamo a vederle insieme. Eccola qua, questa è la 301 di Kiko ed eccola qui. La cosa che mi piace molto di questa tipologia di matite per labbra di Kiko è che hanno una bella pigmentazione e allo stesso tempo sono molto morbide nel momento in cui si vanno a usare sulle labbra, e essendo morbide si sfumano anche molto bene senza troppa fatica. Questa diciamo fra le tre è quella che ha il colore più tenue. Andiamo con questa. Perfetto, cadiamo. Signori, buonasera! Ok, questa è la seconda matita, che è la 316 di Kiko. Ha una colorazione più accesa rispetto a quella di prima. È sempre sui toni del nude, ma è un rosa molto più pronunciato. Per darvi un'idea insomma della colorazione della matita, è la stessa che io indosso in questo preciso momento. Il contorno labbra l'ho fatto con questa matita qui che vedete, e devo dire che mi piace molto come colore perché è un nude che secondo me ravviva molto l'incarnato, o quantomeno mi dà l'idea che ravviva il mio di incarnato. Passiamo all'ultima matita. Questa invece è l'ultima matita che ho preso da Kiko, e in questo caso questa è la 305 di Kiko. Questo invece è un rosso, come potete ben vedere, un classico rosso, però è un rosso diciamo un pochino più
borgogna o comunque un rosso un pochino più scuro del normale, e questo, come le altre due matite, si stende benissimo allo stesso modo. Ok, l'angolo del beauty è finito e ora passiamo a tutte le altre cosine, insomma. Il prossimo è una cosuccia che ho preso da Stradivarius, che anche questa mi serviva perché l'ultima che avevo a disposizione si è frantumata in 1000 pezzi. Io da Stradivarius ho preso questa, una nuova cintura, perché come ho detto prima l'unica che avevo di questa grandezza così piccolina purtroppo si era rotta tutta, si era usurata. E ho preso questa Stradivarius perché, come potete vedere, dove ci sono i buchi per la cintura, intorno ci sono degli anelli di metallo. Perché il mio problema con la precedente cintura era che era tutta di stoffa e quindi mano a mano che la utilizzavo i buchi si sono usurati fino a rompersi. Invece con questa probabilmente, spero che non succeda, perché i buchi sono di metallo e quindi si presume che la cintura resista di più. No, è un colore molto carino, un marrone tenue che può essere secondo me abbinato a diversi tipi di colori e quindi molto versatile. Poi sono andata anche da H&M e da H&M ho trovato questi. Ho fatto incetta di smalti. Il primo, che è quello più forse shocking, è questo arancione qui, di questa tonalità molto accesa, come potete ben vedere. Lo so cosa state per dire, è una tonalità abbastanza strana, però secondo me in autunno ci può stare, dai, siamo sui toni comunque del marrone, arancione, viola, ci può stare. E il colore, se vi interessa, si chiama Sizzling. Che fantasia. Un bell'arancione bello aggressivo. Il secondo invece un viola molto scuro. Ora non so, forse in telecamera sembra quasi che sia nero, in realtà è un viola molto scuro, che anche questo secondo me per fare magari un po' uno stile dark o comunque in autunno, inverno ci può stare un colore così scuro. E questo si chiama Smooth Syra. Hanno dei nomi da H&M che fanno spavento. E dulcis in fondo il terzo tipo di smalto, che è un rosa con riflessi perlati. Questo è decisamente più soft come colore rispetto agli altri due. E questo si chiama Cinnamon Spark. Finalmente un nome che si riesce a leggere con più facilità. Sempre da H&M, siccome l'avevo vista e mi piaceva, ho preso anche questa passatina molto carina, che è in stoffa ed è un colore beige con tutti i brillantini e sbrilluccicosa, diciamo. Ecco, ora me la sono messa addosso, non so se si vede bene. Bene, perché vedo dei capelli che tutti sconquassati i miei capelli. Guarda qua che lavoro. E questa qui, diciamo, è l'ultima cosa che ho preso da H&M. Ok, passiamo oltre. Poi ho fatto un salto anche da Zara. Una volta sono andata sui gioielli. Sono piombata nei gioielli con Zara, in particolare con questo tipo di orecchini. Come potete vedere, questa confezione è dotata di 2 orecchini normali, successivamente un orecchino di quelli che si possono mettere sopra l'orecchio, di cui però non necessita il buco, quindi sono fatti a clip, diciamo. Ecco, qua mi sono messa gli orecchini così magari riuscite a vederli meglio. Devo dire che questo qui sopra l'orecchio è molto facile da togliere e da mettere, e devo dire che è anche molto leggero, lo sento appena nell'orecchio. E poi ovviamente gli orecchini sotto, che sono questi qui, che è costituito da un anellino appeso ad un altro mezzo anello, e possono andare bene secondo me sia per magari un'uscita casual, sia anche per fare magari uno stile un pochino più elegante.
E dulcis in fondo arriviamo, diciamo, alla zona abbigliamento. Durante il mio giro di shopping sono andata in un posto che si chiama Union, che è praticamente un grande, come dire, negozio che vende vari tipi di firme. E all'interno dell'Union, di questo negozio, ho trovato con questa bellissima e carinissima maglietta di Guess, e intorno alla scritta ci sono delle rose. È molto carina, una semplicissima maglietta bianca con la scritta davanti e qualche brillantino. Questa che ho io è una XS, avrei se no preso anche una S perché veste molto stretta, però allo stesso tempo è un materiale molto morbido, quindi accompagna bene il corpo. Mi piace molto ed è carina, e siccome è bianca è anche versatile, la si può abbinare con tanti colori diversi e in stili diversi. E dulcis in fondo, come ultimo, diciamo, capo per quanto riguarda l'abbigliamento, nonché anche ultimo mio acquisto per questi saldi, abbiamo questo vestito che ho preso da OVS. Ora, visto così non rende, ma è un vestito lungo che va fin sotto al ginocchio, veste molto aderente, sta molto aderente al corpo, è un materiale molto, comunque, che non è troppo pesante, però neanche troppo leggera. Purtroppo di questo vestito non erano più rimaste a disposizione delle S, quindi io, diciamo, mi sono dovuta accontentare della M, che veste comunque aderente al corpo, però aveva un piccolo difetto dietro la schiena, ovvero non stava proprio aderente alla mia schiena, e io, per correggere, diciamo, questo difetto, quando metto questo vestito vi ci aggiungo insieme una cintura più grande, così da tenere il vestito ancora più aderente al corpo. E questo è tutto per oggi, ragazzi. Ho finito di farvi vedere tutti i miei acquisti del periodo dei saldi. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, lasciate un commento sotto al video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere aggiornati su nuovi video. Grazie a tutti, ciao!